Ciao amici di YouTube, sono Vincenzo, benvenuti anche questo sabato sul mio canale e nel mio piccolo laboratorio. Ho dei fondi di sedia, come potete vedere sono molto malmessi. Oggi vi farò vedere come tappezzerò 6 sedie che ci occorreranno per il pranzo di Natale. Mi inizio a ritagliare come prima cosa i nuovi fondi e poi passiamo a tappezzarli. Inizio col prendere tutti i rilievi dei tagli da effettuare e riporto tutto sul vecchio pannello che dovrò buttare. E per la famosa regola misurare 2 volte e tagliare una, confronto il vecchio pannello con i nuovi che ho appena tagliato e passo a squadrare anche il secondo lato. Una volta terminato il taglio di tutti i fondi, inizio a togliere il rivestimento da una delle spalliere. Questa operazione mi servirà per capire in che condizioni è il pannello all'interno dell'imbottitura e anche perché utilizzerò questa stoffa come dima per cucire il nuovo rivestimento. Mosse tutte le graffette che mantenevano il rivestimento in posizione, mi accorgo che i 2 pannelli sono in condizioni pressoché perfette, quindi decido di utilizzare questi già presenti all'interno degli schienali senza perdere ulteriore tempo in lavorazioni sul legno. Basterà semplicemente reincollare i 2 fondi che si sono scollati. Procedo con colla e pinze e cerco di far scendere la colla quanto più in profondità è possibile. Effettuerò questa operazione su tutti gli altri schienali, mi metto ad asciugare la colla e nel frattempo mi preparo tutti gli stelli che mi occorreranno per completare i pianali. Completati tutti gli stelli necessari, inizio l'incollaggio con colla e spillette. Procedo con le stesse operazioni per tutti e 6 i pannelli. È arrivato il momento delle imbottiture. Sulla spugna mi traccio delle linee per avere dei pezzi più piccoli e maneggevoli. Con un taglierino a lama doppia sul quale ho montato una lama nuova mi ricavo le varie strisce. Ottenuta la prima, per sovrapposizione mi traccio tutte le altre. È giunto il momento di ricavare le varie sagome. Centro per bene la spugna e inizio a puntare con delle spillette. Puntato tutto, ritaglio la spugna in eccesso e ripeto per tutti e 6 gli schienali.
Applico la spugna anche sulle sedute. Mi aiuto con uno spessore perché il compensato incurvandosi non fa entrare le spillette. Rifilo la spugna e ripeto la stessa operazione per le altre 6 sedute. E finalmente sono giunto al rivestimento. Dal tessuto ho ricavato una striscia da 50 cm x 3 metri. Per evitare sprechi la utilizzerò intera, punterò prima un lato, poi il secondo e poi taglierò l'eccedenza. Completate tutte e 6 sedili, passo al rivestimento delle spalliere. Per dare forma a queste spalliere curve mi trovo a servire della macchina da cucire. Per accelerare tutto il procedimento ed evitare di avere a che fare con tanti ritagli di stoffa, mi taglio direttamente il pezzo a doppia altezza e come già fatto per la spugna mi ricavo tutti i pezzi per sovrapposizione. Riuscire a ricopiare fedelmente la sagoma del vecchio rivestimento, tolgo più stoffa possibile arrivando alla cucitura e ricopio il profilo così ottenuto sulla stoffa nuova. Dovendo cucire al rovescio, mi traccio tutto dal lato interno della stoffa. Mi trasferisco alla macchina da cucire e preparo tutti i pezzi di stoffa con degli spilli per tenere fermi i punti da cucire. Infilo la macchina con un cotone di colore adatto e inizio a cucire mantenendomi 2 mm all'interno della linea tracciata. Rimuovo tutti gli spilli e verifico la cucitura. E procedo come per tutte le altre operazioni per gli altri 6 pezzi. Ritorno in laboratorio per completare gli schienali, rifilo il materiale in eccesso da tutte le cuciture e riprendo la spilatrice per completare il servizio. Inizio dalla parte posteriore che è liscia, tirando il tessuto in modo da far combaciare la cucitura con il bordo del legno. Poi procedo con il lato dell'imbottitura accavallando il tessuto su quello già spillato e rimuovo tutto il tessuto in eccesso mantenendomi a filo con lo schienale di legno.
Le spillette sono posizionate tutte sul lato inferiore. Una volta montato lo schienale non si vedrà più niente. E rieccoci amici, dopo una quantità spropositata di spillette rimosse e rimesse, servizio di tappezzeria completato. Non vi faccio vedere il risultato finito perché le sedie hanno un po' di tarli, quindi devo fare il trattamento antitarlo per poter installare questi pianali e gli schienali. Se non siete iscritti al canale iscrivetevi e spuntate la campanellina per rimanere aggiornati sui prossimi contenuti. Ci vediamo sabato prossimo, ciao!